Buongiorno a tutti e bentrovati sul canale di Alfred73. Oggi voglio condividere con voi la realizzazione di un mio progetto, di un tester ESR che serve per misurare la Equivalent Series Resistance, cioè la resistenza equivalente serie di un condensatore elettrolitico nella fattispecie. Questi condensatori infatti nel tempo, quando si guastano, pur lasciando inalterate la loro capacità, tendono ad aumentare la loro resistenza interna e questo porta a dei guasti nelle relative apparecchiature. Normalmente è anche possibile vedere questo fenomeno di guasto di un condensatore in quanto la superficie superiore si presenta rigonfia e questo è un sicuro indice di guasto di un condensatore. Ma quando non è presente questa superficie rigonfia nella parte superiore, per verificare la funzionalità di un condensatore elettrolitico è necessario dotarsi di un apposito strumento cosiddetto ESR meter che serve a misurare proprio questa resistenza. In questo video vi illustrerò appunto la realizzazione di questo mio dispositivo dalla progettazione alla realizzazione vera e propria. Si tratta di uno strumento molto utile per tutti coloro che si accingono ad effettuare le riparazioni, soprattutto di quelle schede che contemplano questo tipo di condensatori, quindi soprattutto alimentatori switching che forniscono notevoli correnti. All'interno dei circuiti elettronici di condensatori ne esistono di diversi tipi, modelli e valori. Nei circuiti in miniatura molto spesso si utilizzano condensatori con elettrolita a solido e sono meno soggetti ai guasti rispetto ai condensatori ad elettrolita liquido. Questi condensatori si caratterizzano nello schema elettrico dalla presenza del segno più in corrispondenza della faccia positiva del terminale positivo, da non confondere con quelli al poliestere che invece non hanno il segno, non hanno la polarizzazione. Questi condensatori all'interno sono costituiti da lamine a volte collegate una al lato positivo, l'altra al lato negativo, separate da un materiale dielettrico. Questo elettrolita che è inserito all'interno del dielettrico non è altro che un liquido e nel tempo questo liquido può essiccare, evaporare o anche il condensatore può essere in perdita e questo comporta un aumento della ESR, cioè della resistenza interna del condensatore e quindi un cambiamento, diciamo, nei parametri del condensatore che comporta un malfunzionamento o un comportamento anomalo del circuito a cui è collegato quel condensatore specifico, per cui molti alimentatori switching smetteranno di funzionare correttamente. Normalmente i valori di ESR di un condensatore nuovo sono misurati nell'ordine dei milliohm e vanno dai 0,000 ohm di un condensatore ad elevata capacità ai 20, 30, 40 ohm di un condensatore di bassa capacità. Inoltre, maggiore è il voltaggio del condensatore e più bassa sarà questa resistenza. Se vi sta piacendo questo video, questo è il momento di mettere un bel like e di iscriversi al canale, grazie. Nel corso del tempo, però, a seguito dell'invecchiamento e del surriscaldamento di questi condensatori, l'elettrolita tenderà a evaporare e il condensatore avrà una resistenza interna sempre maggiore col trascorrere degli anni e questa resistenza potrà arrivare anche a decine di ohm e comunque ad un valore di gran lunga superiore a quella prevista dalla tabella del ESR. Statisticamente parlando, i guasti dei condensatori dovuti all'elevato ESR rappresentano quasi il 30% dei guasti totali. Ma più che conoscere esattamente il valore in milliohm di questa resistenza,
così come fornito da un ESR emitter professionale, che indica anche la capacità, e di solito è uno strumento molto costoso. È possibile realizzare un dispositivo che verifichi che la resistenza sia compresa tra un certo intervallo e, analizzando la tabellina, compreso tra 0 e circa 10 ohm. E di qui la necessità di realizzare questo tester ESR, che non misura esattamente la resistenza, ma comunque ne fornisce valori approssimativi che indicano la bontà del nostro condensatore. E allora approfondiamo insieme la realizzazione di questo strumento. Vediamo lo schema elettrico. Innanzitutto questo circuito è alimentato da una pila 9 volt, c'è il pulsante di alimentazione e poi abbiamo uno stabilizzatore 78L05 che serve per fornire 5 volt di alimentazione. Ho inserito questo stabilizzatore per rendere la funzionalità del circuito indipendente dal livello di carica della batteria. Successivamente allo stabilizzatore abbiamo un diodo LED con relativa resistenza per segnalare l'accensione dello strumento e per illuminare anche il V-meter, e poi abbiamo un oscillatore 555 famosissimo. Questo integrato fornisce in uscita sul piedino 3 una frequenza che è direttamente derivante dai condensatori e dalle resistenze inserite sui piedini 2, 6 e 7, e che con i valori da me inseriti nel mio circuito risulta una frequenza di 100 kHz, che è la frequenza standard stabilita sulla quale si misura l'ESR di un condensatore. Cioè, per intenderci, i valori di riferimento tipici di ESR, dei condensatori elettrolitici, sono presi ad una frequenza di 100 kHz che viene fatta scorrere attraverso le piastre di quel condensatore. Nel mio circuito questa frequenza di 100 kHz esce dal piedino 3 e, attraverso la resistenza da 47 ohm e il condensatore da 10 microfarad, raggiunge la sonda esterna per essere inserita nel condensatore oggetto di test. In assenza di condensatore o in caso in cui il condensatore abbia una resistenza ESR maggiore di 10 ohm, valore limite dato dalla resistenza posta in parallelo, la frequenza andrà tutta verso il transistor amplificatore, senza alcuna attenuazione, il quale, configurato come amplificatore di frequenza, amplificherà questo segnale per trasferirlo attraverso il condensatore da 100 nanofarad alla rete dei due diodi Schottky, che lo riveleranno e lo trasformeranno da corrente alternata in corrente continua ai capi del condensatore da 100 nanofarad. Questa tensione corrente, essendo massima, comporterà la deviazione totale verso il fondo scala dello strumento collegato in uscita tramite la resistenza da 100 ohm, e questo valore di resistenza dipende ovviamente dal V-meter in vostro possesso. Viceversa, allorquando colleghiamo un condensatore con un basso ESR, cioè un condensatore sano, alle due boccole di ingresso, quest'ultimo manderà verso massa, perché si comporterà come una resistenza di valore bassissimo, la frequenza generata dal 555, che quindi non andrà più verso il transistor, ma verrà scaricata a massa, e in questo modo alla fine lo strumento, la lancetta dello strumento, subirà una deviazione verso il minimo. Se vi piace questo video, questo è il momento giusto per mettere like ed iscriversi al canale, grazie. Ma bando alle ciance e passiamo alla realizzazione pratica di questo circuito, per il quale ho deciso di effettuare un montaggio su basetta millefori monofaccia con componenti SMT. Una volta piegati e saldati i piedini dello zoccolo per il circuito integrato, vado a saldare i primi componenti SMT del circuito che consente di generare la radiofrequenza a 100 kHz.
Con i componenti SMT dovete avere un'ottima vista, un buon paio di occhiali ingranditori e una mano abbastanza ferma e anche molta pazienza. Per effettuare i collegamenti tra un componente e l'altro, laddove necessario, utilizzerò del sottilissimo filo di rame che andrò a saldare tra le varie parti che devo collegare insieme. Non lasciatevi spaventare dalle dimensioni microscopiche di questi componenti. Con un buon saldatore a temperatura regolabile, un buon paio di occhiali, una mano ferma e soprattutto con molta esperienza riuscirete a creare i vostri circuiti in maniera molto più veloce rispetto ai componenti tradizionali. Per i valori dei componenti, soprattutto per i condensatori, questi vengono venduti in comodi blister che riportano i valori di capacità e quindi non potrete sbagliarvi. Una volta piazzati tutti i componenti, compresi i diodi di rivelazione, e una volta verificata anche la posizione corretta del catodo e dell'anodo di questi diodi, il nostro circuito è quasi terminato. Un ultimo controllo in base allo schema elettrico per verificare eventuali errori e possiamo facilmente individuare tutte le componenti. Abbiamo in alto a destra lo stabilizzatore 78L05 in versione SMT, il nostro integrato MOS 555, i cavi rosso e nero di alimentazione. Sul negativo ho collegato un micro switch nella parte posteriore che serve per accendere e spegnere momentaneamente il circuito, e successivamente abbiamo tutti i componenti, la sonda esterna che fa capo al piedino 3 dove troviamo tutti i componenti necessari a generare la frequenza di 100 kHz. Questa frequenza, dopo aver raggiunto attraverso la sonda il condensatore oggetto di test, viene passata all'amplificatore rappresentato dal transistor BC847 per essere ulteriormente amplificata e rivelata dai due diodi Schottky che la trasformeranno in una tensione corrente continua che andrà poi a far deviare verso il fondo scala le lancette del V-meter collegato in uscita. Nel mio caso specifico ho omesso la resistenza in serie al V-meter perché il mio strumento è poco sensibile. Vado ad effettuare un primo collaudo del dispositivo collegando il mio alimentatore variabile da 9 volt per verificarne il funzionamento. Premendo il pulsante vedete che la lancetta va verso il fondo scala in assenza di un condensatore. Mi procuro una vecchia pila a 9 volt dalla quale preleverò questi due connettori per realizzare il portapila 9 volt per il mio circuito, tenendo conto del fatto che il positivo e il negativo andranno montati invertiti rispetto alle indicazioni fornite dalla pila. A questo punto, per meglio isolare questo portapila riciclato, vado ad inserire dello scotch nella parte posteriore in modo da isolarlo correttamente. Mi procuro una scatola contenitore per il mio circuito delle dimensioni corrette, in cui vado a inserire per prova tutti i componenti per verificare la posizione del V-meter più comoda alla visualizzazione, e quindi dovrò praticare un foro rettangolare sulla scatola per poter far fuoriuscire questo V-meter. Con il cutter vado a rifinire questo foro e a tagliare gli angoli del mio V-meter facendo diverse prove di posizionamento, e successivamente vado a saldare i due terminali positivo e negativo del V-meter ai due poli positivi e negativi di uscita sul mio circuito, e a questo punto non mi rimane che collegare la pila 9 volt e chiudere la scatola del circuito. Faccio un ulteriore test e poi decido di inserire all'interno una spugnetta per bloccare meglio la pila 9 volt. Per completare questo contenitore vado a stampare la tabellina dei valori di ESR corretti dei condensatori elettrolitici che poi andrò ad apporre sopra.
In particolare utilizzo del biadesivo molto sottile sul quale vado ad apporre la mia tabellina e che poi andrò a ritagliare con un cutter delle dimensioni corrette del mio contenitore. Quindi vado ad attaccare questo adesivo così creato sul contenitore nella parte centrale per poter visualizzare correttamente ogni volta i valori di ESR e vado a coprire per ulteriore protezione con del nastro trasparente questa etichetta. A questo punto il mio ESR tester è pronto per l'utilizzo. Prima però di collaudarlo voglio farvi vedere l'andamento delle forme d'onda, delle frequenze nelle varie parti del circuito quando il dispositivo è acceso attraverso l'utilizzo di un oscilloscopio. In modo particolare vado a cortocircuitare il pulsante di accensione del dispositivo e va a collegare il dispositivo al mio alimentatore da laboratorio a 9 volt. Il dispositivo si accende e con il mio oscilloscopio portatile a batteria, che è stato oggetto di un mio video precedente, vado a sondare le frequenze, in particolare quella presente all'uscita del piedino 3 dell'integrato oscillatore 555, che è una frequenza di circa 100 kHz. Come potete osservare, ponendo la sonda su questo piedino 3 di uscita del 555, osserviamo la frequenza di 100 kHz avente un'ampiezza di circa 3 volt picco picco, essendo la risoluzione da 2 volt. Ponendo la stessa sonda all'uscita vediamo questa frequenza sempre di 100 kHz avente un'ampiezza minore a causa delle resistenza da 47 ohm e del condensatore da 10 microfarad che si comportano come una resistenza in serie. Successivamente, ponendo la sonda sul collettore del transistor amplificatore, osserviamo una forma d'onda di maggiore ampiezza ma sempre con la stessa frequenza, per poi arrivare ai due diodi rivelatori Schottky che trasformeranno questa frequenza in una tensione continua. Se andiamo infatti ad impostare l'oscilloscopio sulla tensione DC continua, allorquando avviciniamo un condensatore sano ai due puntali vedremo la tensione che si abbassa in quanto avviene una dispersione verso massa da parte di questo condensatore che ha una resistenza di qualche 0,5 ohm. A questo punto allora possiamo anche verificare come cambiano le forme d'onda allorquando inseriamo per esempio un condensatore sano piuttosto che uno guasto. Cominciamo da un condensatore sano, vedete che la forma d'onda in tutte le parti del circuito si abbassa notevolmente perché si crea questa dispersione della frequenza dei 100 kHz verso massa. Viceversa, prendendo un condensatore della stessa capacità 2200 microfarad ma guasto, l'ampiezza della forma d'onda rimane inalterata in buona parte del circuito e quindi lo strumento rimarrà sul suo fondo scala. La divergenza, vedete, è piccola perché abbiamo una resistenza di qualche ohm. Bene, fatte queste prove, il nostro circuito è pronto per essere utilizzato. Una volta riassemblato andiamo a testarlo con delle resistenze per vedere sulla scala graduata qual è il minimo e il massimo ohmico rivelato da questo strumento. Per la verifica del range mi procuro tre resistenze campione da 1 ohm, da 2,2 ohm e da 6,9 ohm come limite massimo e vado a collegare di volta in volta lo strumento a queste tre resistenze. Per simulare un condensatore buono vado a cortocircuitare i due pin di test e vedete che la lancetta va completamente all'inizio della propria scala. Successivamente collego la resistenza da 1 ohm e vedete la lancetta che arriva all'incirca poco sopra la metà e quindi so che in quella posizione abbiamo una ESR di circa 1 ohm.
Stesso discorso per la resistenza da 2 ohm, ma questa volta vedrete che l'escursione verso il basso è veramente minima per questa resistenza. Mentre per l'ultimo valore, il valore massimo di 6.9 ohm, vedete che il movimento è appena percettibile. Quindi grazie a queste prove abbiamo verificato a cosa corrisponde l'escursione della lancetta del V-meter, per cui una volta acceso lo strumento che va al massimo sappiamo che per esempio con un condensatore sano la lancetta si porrà praticamente quasi a zero, come se fosse in cortocircuito, mentre con un condensatore da 6.9 ohm andrà praticamente totalmente verso il massimo. E allora, se vi sta piacendo questo video, non dimenticate di mettere un bel like, grazie. A questo punto, ad ulteriore test, vado a prendere un condensatore in buono stato e vado a misurare il suo ESR e vedrete che la lancetta va verso il minimo, segno che la sua resistenza è pressoché zero e quindi il condensatore è buono. Viceversa, quest'altro, avente la stessa capacità che vedete è leggermente rigonfio nella parte superiore, è un condensatore guasto e lo possiamo andare a misurare allo stesso modo. Una volta acceso lo strumento, la lancetta va verso il suo massimo, ma collegando questo condensatore si abbasserà di poco, segno evidente che la resistenza è abbastanza elevata. Di nuovo invece, riprendendo quello sano, vediamo che la lancetta si abbassa notevolmente perché la resistenza è pressoché zero. Quindi il nostro dispositivo funziona perfettamente. Ed il bello di questo strumento è che possiamo utilizzarlo senza dissaldare i condensatori elettrolitici dai circuiti oggetto di prova. Una volta individuato il condensatore, la sua capacità e verificata sulla tabellina ISR, andiamo ad accendere lo strumento. Se la lancetta dal fondo scala ritorna a zero, vuol dire che la resistenza è molto bassa e quindi il condensatore è un condensatore in buono stato. Viceversa vuol dire che il condensatore è guasto. La stessa cosa per condensatori più piccoli, l'importante è verificare con la tabellina la resistenza di riferimento che varia rispetto al voltaggio del condensatore. Bene amici, il mio viaggio finisce qui. Io spero di avervi fatto una buona compagnia, vi ringrazio per la visione di questo video e vi invito di nuovo a mettere like ed iscrivervi al canale se volete avere altri video interessanti come questo in futuro. A me non resta che invitarvi alla prossima volta e un abbraccio e un ciao a tutti.